Ciao a tutti da Luke Moonlight. Nel video di oggi vi porto una comparativa tra due moto di cui sicuramente si può trovare di tutto online, ma io vi voglio raccontare le caratteristiche che le contraddistinguono, quelle che le uniscono, quelle che le differenziano, e tutto questo dal punto di vista di un utilizzatore normale, quindi non di un giornalista, non di un utilizzatore professionista. Andiamo subito a conoscerle, ma prima di farlo è il momento di cliccare in basso a destra e attivare la campanellina per essere avvisato perché ogni sabato esce un nuovo video. E scrivi nei commenti cosa pensi di queste due moto, se sei d'accordo con me oppure no. Ma ora, subito dopo la sigla, le protagoniste di questo video. Vi voglio raccontare le differenze e le similitudini che ci sono tra queste due moto e dirvi perché in ognuna delle categorie qui sotto indicate preferisco l'una o l'altra prima di arrivare alle considerazioni finali. Siete pronti? Partiamo! Lei è la regina e capossibile delle maxi enduro e del viaggio a 360 gradi. La conoscono e ne parlano tutti. Lei è la BMW R1250 GS. Mi dicono che se la guido ho i risvoltini e ci vado solo al bar. Sarà vero? Lei ha nel suo DNA le competizioni e i rally in giro per il mondo. È la più recente evoluzione del concetto Ready to Race di KTM applicato alle maxi enduro. Lei è la KTM 1290 Super Adventure R. Dicono che sia una moto solo per quelli brutti e sporchi. Sul brutti hanno sicuramente ragione. Lo schema di BMW è dai suoi esordi un bicilindrico a cilindri contrapposti, ovvero un motore boxer. Senza entrare in dettagli tecnici, questo motore è di 1254 cm3 ed eroga 136 cavalli e 143 Nm di coppia massima a 6250 giri. È un motore che potresti quasi guidare in una sola marcia per quanto è fruibile già a partire dai bassissimi regimi, ma è anche estremamente pronta a risalire verso l'alto grazie a questa coppia estremamente poderosa. Quando guidi il GS il motore non è mai un problema e tra l'altro credetemi è anche una moto molto divertente. Quindi il mio voto è 7,5. Se il GS tira col suo boxer, qui troviamo un motore bicilindrico con inclinazione di 75 gradi, 1301 cm3 di cilindrata, un motore che eroga 160 cavalli e 140 Nm di coppia a 6750 giri. Se è vero che ai bassi forse il GS è un pochino più pronto a rispondere, tra i 4 e i 5.000 giri a salire questo motore fa quasi paura. Qui quando la guidi l'adrenalina scorre veramente a fiumi. Voto 8. La 1290R monta delle sospensioni WP Explorer completamente regolabili, con 220 mm di escursione sia all'anteriore che al posteriore. Sono sospensioni al top assoluto della gamma, fanno il loro lavoro e lo fanno molto bene. Sai sempre che cosa sta succedendo lì davanti, assorbono le asperità in maniera molto efficace e garantiscono quindi un utilizzo in fuoristrada veramente ottimale. Voto 8. Lo schema di BMW è un telelever all'anteriore e un paralever al posteriore, con un'escursione di 190 mm all'anteriore e di 200 mm al posteriore. È uno schema estremamente collaudato che ha il grandissimo pregio di non trasmettere al pilota particolari sensazioni quando si incontra un'asperità del terreno, quindi è in grado di copiarlo estremamente bene. Anche nel caso di una frenata importante la moto non si affossa all'anteriore, quindi questo consente di mantenere un assetto neutro che favorisce fondamentalmente la guida. È uno schema estremamente efficace su strade asfaltate, forse il migliore che sia possibile trovare per questo segmento di moto, ma che ovviamente paga qualcosa in fuoristrada, in particolare su terreni smossi dove è veramente difficile capire che cosa stia succedendo lì davanti. Beh, il voto sarebbe probabilmente un 8,5-9 su strada e un 6,5 in fuoristrada, quindi diamo un voto di 7,5. La ciclistica della BMW ha fatto veramente scuola, prendendo una moto che pesa 240 kg, partite e dai 5 km/h vi sembrerà di star guidando una bicicletta. Nel misto stretto, grazie anche alle doti del motore, è veramente difficile lasciarsela alle spalle, anche a bordo di blasonate super sportive. Poi, certo, è una moto che fa 220 km/h di velocità massima più o meno, quindi non è certo un missile, ma la velocità con cui cambia direzione e la ripresa fuori dalla curva danno veramente soddisfazione. Voto 9. KTM sono stati bravi perché di fatto hanno copiato l'idea. Non si potevano mettere due cilindri qua giù in basso e KTM ci ha messo il serbatoio, facendo così in modo di abbassare il baricentro di questa moto. E inoltre sono stati aggiustati altri parametri come l'inclinazione del canotto di sterzo. E il risultato è veramente impressionante. Questa è una moto da 240 kg che si muove come una gazzella e da questo punto di vista è un notevole passo avanti rispetto alla versione precedente. Voto 9.
Quick Shift è un optional per KTM, ma è un elemento che ritengo comunque molto utile. Il cambio comunque funziona benissimo, è estremamente fluido, estremamente morbido, sembra quasi che non ci sia quando si innestano le marce e dà sempre l'impressione di comportarsi nel modo giusto. Voto 8. Beh, sul cambio BMW potrebbe fare meglio, intendiamoci, il Quick Shift funziona e funziona anche abbastanza bene, ma è un cambio estremamente ruvido. Se provate a partire anche solo al semaforo, mettetela prima, sentirete un rumore di ferraglia veramente incredibile, quindi devo dire che da questo punto di vista sicuramente è uno degli elementi su cui si potrebbe lavorare per migliorarlo. Quindi voto del cambio 6,5. BMW ha abbandonato i freni Brembo che equipaggiavano i modelli fino al 2018 per sostituirli con le pinze Ace. All'inizio ci sono stati un po' di problemi di trasudamento dell'olio, ma che poi sembrano essere stati risolti. La mia percezione, forse anche complice il mio stile di guida, è che comunque questo tipo di freni soffrono un po' l'utilizzo pesante, quindi tendano un po' a surriscaldarsi e a perdere un pochino di efficacia. Il freno dietro invece non mi è mai particolarmente piaciuto perché l'ho sempre trovato un po' troppo leggero per l'utilizzo su strada. Sia chiaro, i freni funzionano bene per una moto che pesa 240 kg, però secondo me potrebbe essere un pochino meglio. 6,5. I dischi da 320 mm con i freni Brembo sono decisamente una bella accoppiata. Il freno è parecchio mordente, anche nelle staccate dove la forcella si abbassa quasi completamente. Il freno posteriore fa il suo lavoro. Certo, l'assetto enduristico dell'endurone austriaco non aiuta, perché ci sono grossi trasferimenti di carico ad ogni frenata, ma l'impianto è ben tarato. Voto 7. 6 rapporti, di cui l'ultimo lungo per i trasferimenti o per l'alta velocità nei rally. Lo stato dell'arte è in fatto di trasmissione a catena. Certo, ci sono alcuni componenti di plastica che di primo equipaggiamento potrebbero essere fatti un po' meglio e proteggere un pochino di più, ma nel complesso non gli si può dire assolutamente niente. Voto 7. BMW ha fatto una scelta filosofica di vecchia data, il Cardano, che è la croce e delizia dei motociclisti fondamentalmente. La bellezza del Cardano sta nel fatto che non richiede una manutenzione ordinaria, almeno finché non si rompe, e permette una trasmissione dal motore alla ruota posteriore più efficace rispetto a quella che invece è la catena e più immediata rispetto alla catena. Quello che mi viene a dire è che su strada è tendenzialmente migliore della catena, mentre in fuoristrada ovviamente è un po' peggiore. Però voto complessivo sul Cardano 8. La mia percezione è che l'elettronica di BMW sia molto simile a quella della Apple, quindi BMW non vuole che si perda tantissimo tempo a configurare parametri su parametri, ma vuole che la moto sia pronta a partire nella maniera più veloce possibile cambiando pochi tasti. Ci sono le mappe, c'è la piattaforma inerziale 6 assi, ma quando hai scelto questi due parametri di fatto vai e parti senza ulteriori preoccupazioni. E come Apple questo ha aspetti positivi e aspetti negativi, però nel complesso è un'ottima elettronica, voto 8. Le sospensioni sono a regolazione manuale, che può essere un pregio o un difetto a seconda insomma di come si vedono le cose, ma a parte questo la piattaforma tecnologica di KTM è assolutamente di primo ordine. Ci sono tante mappe e tanta possibilità di customizzazione, come ad esempio il controllo dello slittamento della ruota posteriore nella modalità rally o il controllo diretto della risposta del gas. È forse un po' un approccio stile Android e secondo me funziona molto bene. Tra l'altro una cosa che ho notato differente rispetto alla GS è che il controllo di trazione funziona in una maniera un pochino diversa, cioè gli interventi del traction control sono meno invasivi, si avverte di meno il taglio della potenza e questo devo dire che è estremamente efficace. Quindi il traction control interviene solo al momento giusto e con la giusta intensità. Voto 8,5. La triangolazione sella pedale manubrio è veramente molto azzeccata, le sospensioni regalano un feeling ottimo e il motore sa essere anche gentile se si decide di non esagerare troppo con la manopola del gas. Ci sono alcune vibrazioni intorno ai 6.000 giri, non estremamente fastidiose ma devo dire avvertibili, ma è una moto che ti può portare ovunque e anche farlo con la giusta facilità. Voto 7. La GS è una moto comoda e confortevole, farci 900 km su strada non è mai un problema, perché si arriva freschi e riposati indipendentemente dal tragitto che si è affrontato. La triangolazione delle gambe e delle braccia è estremamente efficace. Io ho montato anche dei riser che devo dire che erano molto comodi e miglioravano ulteriormente il feeling di guida. Come detto, paga un po' nella guida in fuoristrada dove comunque il feeling potrebbe essere un filino maggiore, ma questo dipende più dalle sospensioni di cui vi ho parlato prima, però nel complesso anche qui voto 8. La mole della moto non si avverte in movimento,
È facile passare nel traffico e anche l'ingombro dell'estate è decisamente meno di quello che sembra. Le buche non sono un problema, l'unica cosa va posta un po' d'attenzione nel parcheggio perché vista la mole e il peso conviene sempre parcheggiare essendo pronti per l'uscita. Fare retromarcia stando seduti sopra la moto è un po' complicato perché non si riesce a sfruttare l'effetto della sospensione anteriore, ovviamente, però diciamo la verità, parcheggiato davanti al bar fa sempre la sua grande figura. Voto 7. Anche la Super Adventure in città è estremamente comoda. La ruota da 21 all'interiore la rende forse un po' meno agile rispetto al GS, ma anche così questo bestione se la cava decisamente bene. Non sente asperità di sorta e ti tira fuori da ogni situazione grazie alla prontezza del motore. Parcheggiata davanti al bar, attira sguardi indignati perché di solito è completamente sporca di fango. Voto 6,5. Questa moto è insospettabilmente agile e veloce nello scendere in piega. Certo non sarà mai una super sportiva o una naked, ma è divertente e facile da guidare e quando apri la manopla del gas vieni sparato fuori da qualsiasi curva. E regolando bene i controlli elettronici rischi di farlo anche di traverso consumando la gomma ad ogni uscita di curva chiaramente. Tanta roba davvero, voto 8. Nel misto stretto e nel misto veloce il GS è una moto impressionante da guidare, per facilità di guida, per precisione nell'inserimento in curva e per la capacità di mantenere la linea. Il tutto condito da sospensioni che livellano l'asfalto trasformandolo praticamente in una pista. È un motore che fa della fluidità e della godibilità il suo mantra. Quindi c'è veramente da divertirsi con questa moto su strada. Voto 8,5. Parliamo di maxi enduro ovviamente, non di moto specialistiche, ma il GS può fare tante cose, può essere portato là dove tanti non osano neanche pensare di portarlo, e può anche farlo bene. Il limite in fuoristrada è un po' l'escursione delle forcelle, che ovviamente non è elevatissima, e come detto prima lo schema delle sospensioni, che non è estremamente efficace in un uso fuoristradistico. Ovviamente in fuoristrada non parliamo di fare l'eroica e strade bianche, ma parliamo di cose un pochino più impegnative, perché insomma l'eroica si può fare con qualsiasi mezzo. Certo, questa moto sporca di fango è estremamente affascinante. Voto 6,5. Il regno di KTM è in fuoristrada e con questa moto si vede proprio. Se su strada paga il 21 all'anteriore, l'escursione delle sospensioni e la guida un pochino alta, il fuoristrada diventa un giocattolone nato per divertirsi uscendo in derapata da qualsiasi curva e affrontando qualsiasi situazione con naturalezza e scioltezza. Ovvio, scioltezza sempre per una moto che pesa 240 kg. Però sì, il KTM 1290R sporco di fango è assolutamente nella sua natura. Voto 8. Probabilmente la Super Adventure più adatta ai grandi viaggi è la S, ma anche la R lo fa senza troppi problemi. Caricatela e partite senza troppe preoccupazioni perché è una moto nata per affrontare qualsiasi situazione e qualsiasi tipo di terreno. Voto 7. Il GS nasce come una Globetrotter, quindi una moto che ha definito il concetto di turismo a lungo raggio e anche il concetto di affrontare qualsiasi tipo di strada in qualsiasi condizione. Quindi una moto che trova nei viaggi la sua collocazione perfetta. Dovunque dobbiate andare, fondamentalmente il GS vi ci porterà. E la cosa carina è che ci arriverete e non siete neanche tanto stanchi. La potete caricare quanto volete e lei farà il suo lavoro, macinando chilometri e facendovi divertire. Il GS d'altronde è sinonimo di viaggio, quindi voto 8,5. Quale delle due moto è migliore? Dire quale delle due è migliore è estremamente difficile perché dipende come la moto viene utilizzata, su quali percorsi viene utilizzata, qual è il vostro stile di guida, quanti chilometri fate all'anno, tanti altri parametri personali. Ma forse il più importante parametro che si deve considerare è quali emozioni vi regala questa moto, cioè con quale moto andate via col sorriso nel casco. Quindi se avete l'occasione provatele entrambe e fatemi sapere quale delle due vi ha regalato maggiori emozioni e io, sperando che abbiate trovato interessante questo video, vi do appuntamento a sabato prossimo per un nuovo video 14:30. Ciao!